Un nuovo, incredibile esercito per Warhammer Old World è stato annunciato al recente Adepticon, cambiando potenzialmente la percezione di questo gioco per tutta la community. Nel 2015 Warhammer Fantasy Battles, per decenni il più famoso gioco di battaglie strategiche fantasy, è stato ufficialmente concluso con la campagna End Times e sostituito dal nuovo moderno Warhammer Age of Sigmar. Questo ha svecchiato le regole, rimosso il macchinoso e amatissimo sistema di movimenti a reggimenti e portato avanti drasticamente la trama, distruggendo il vecchio mondo che conoscevamo. Se volete sapere qualcosa di più di Warhammer Age of Sigmar, qui trovate il video della mia personale opinione della quarta e ultima versione. Questo ovviamente all'inizio fu vissuto quasi come un disastro da molti fan storici, e Age of Sigmar ci ha messo un paio di versioni e quasi una decina d'anni per diventare il gioco apprezzato e solido sia a livello di regole che di community che è ora. Inutile dire che il gioco ha praticamente dato il via al wargame tridimensionale moderno, non poteva sparire così, sia per le meccaniche uniche che per il background amatissimo a cui i giocatori erano affezionati da generazioni. Il malcontento generale, le continue richieste sui social e forum e il proliferare di giochi alternativi e sistemi fan-made hanno spinto Games Workshop a fare un passo indietro, o meglio, di lato. Hanno deciso di riportare in vita una versione rivista del loro classico per accontentare e monetizzare i giocatori di vecchia data. Nel gennaio 2024 esce finalmente Warhammer The Old World, soddisfacendo gran parte del pubblico storico e permettendo ai giocatori che lo aspettavano come l'acqua nel deserto di avere un sistema strategico, vecchio stile, basato su reggimenti e soprattutto divertente. La mia opinione iniziale, e quella di molti, era che Warhammer The Old World fosse principalmente un'operazione nostalgia, un gioco fatto per riagganciare vecchi giocatori con un investimento minimo. Manuali a parte, le uniche miniature uscite specificatamente per Old World all'inizio erano per lo più vecchi kit rimessi in produzione, magari con qualche personaggio nuovo, focalizzandosi su fazioni classiche come Impero, Bretonnia, Re dei Sepolcri, Orchi e Goblin e così via. Pochi rischi, costi già ammortizzati, questa era la mia opinione fino a pochi giorni fa. Games Workshop ha appena annunciato all'Adepticon 2024, una delle più grandi convention indipendenti dedicate al wargame tridimensionale del mondo, tenuta attualmente negli Stati Uniti e spesso usata dai GV per annunci importanti, una nuova e inedita fazione per Warhammer The Old World, l'impero del Gran Katai. Il Gran Katai è sempre stato parte della lore del vecchio mondo, un vastissimo e misterioso impero umano ispirato alla Cina imperiale, situato nell'esterno orientale, oltre le montagne del Lamento e le steppe degli Ogre. Sebbene menzionato più volte in vecchi manuali come quelli degli Ogre Kingdoms e dei Nani del Caos, libri di background e romanzi della Black Library, non ha mai avuto una gamma di miniature ufficiali o un army book dedicato durante l'era di Warhammer Fantasy Battle. È rimasto per decenni un angolo affascinante e ben esplorato della mappa. La sua prima vera e dettagliata espansione è avvenuta molto più recente, principalmente grazie al videogioco Total War, Warhammer 3, che ne ha definito l'estetica, le unità e i personaggi, gettando di fatto le basi per questo suo arrivo ufficiale nel gioco da tavolo The Old World. Con l'annuncio del grande impero del Katai, la percezione di Warhammer The Old World potrebbe cambiare completamente. Fa un giro di 180 gradi. Per la prima volta non viene visto solo come una riedizione per nostalgici, ma come un gioco vivo, in espansione, un nuovo gioco. Un sistema che non è solo per chi ha le cantine piene di vecchi modelli, ma che può essere attraente anche per nuovi giocatori che vogliono iniziare con qualcosa di completamente inedito nel panorama fisico di Warhammer. Attraverso l'uscita annunciata dal Grand Katai, Games Workshop manda un messaggio forte. Warhammer The Old World non è un progetto passeggero, né un semplice contentino. È un sistema che è considerato solido, in crescita, e può permettersi di avere novità esclusive su cui stanno investendo. Sia i giocatori di lunga data che quelli nuovi possono guardare a questo sistema con rinnovata fiducia per il futuro. E voi? Conoscevate già il Gran Katai della vecchia lore di Warhammer Fantasy prima della sua cancellazione? Eravate tra quelli che sognavano di poterlo giocare o che magari avevano provato a farselo da soli con conversioni e regole fatte in casa? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa evoluzione di Warhammer The Old World. Siete contenti dell'arrivo del nuovo Katai? Qual è l'altra fazione che vorreste vedere esplorata? E non dimenticate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati nel wargame in Italia, perché solo assieme possiamo far crescere questo grande e fantastico hobby.